Bene, ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo Graziella Cambese e Anna Colacicco, come Le sempre. solite. Facciamo la nostra solita chiacchierata astrologica. Facciamo questo nuovo incontro perché vi vogliamo parlare della prossima eclissi lunare che ci sarà il 19 di novembre. È un'eclissi molto importante. Un'eclisse fortissima, importantissima. Questo è stato un po' lo scopo anche di farlo un po' prima, perché la nostra idea è pubblicarlo quanto prima, non attendere al 19 per un po' prepararsi in questi giorni che è una, diciamo che possiamo dire che il mese di novembre è uno dei mesi di tutto il 2021 più forte e più potente Impegnativo. e impegnativo dell'anno. Mm. Quindi è molto importante già essere consapevoli di questo fatto, cioè vengono fuori tantissime emozioni, tantissime cose non dette. È il momento in cui bisogna fare questo lavoro scorpionico, dato che c'è anche il sole, no? Nello scorpione, quindi di prendere tutto quello che ho appreso di tutto l'anno e trasformarlo dentro di me e finalmente farlo Manifestarlo, uscire. certo. Esatto, perché ehm, qualsiasi eclisse, che non è che l'opposizione Sole-Luna, però che si fa assieme a un asse nodale, quindi qua qualsiasi eclisse in qualche modo non è che la epifania, no, di un evento, quindi la manifestazione di un evento, ed è questo ciò che sta per capitare: manifestare ogni nostra situazione, siano queste personali siano anche sociali. Certo, assolutamente, perché comunque riguarda sempre il sociale e noi parliamo comunque di un'astrologia in questo caso, perché se volete sapere com'è il mese di novembre andate a vedere l'altro video dove parliamo segno per segno, ma qui vogliamo parlare invece a livello generale di queste energie che riguarderanno tutto il mondo, poi alla fine non è che lo vivremo Sì, solo noi, però così come le riguarderanno tutto il mondo, le vivremo anche noi nel nostro piccolo, diciamo. Mm, mm, moltissimo. mm, mm. Allora, una delle altre cose importantissime da sapere è che questa eclisse in particolare è la più lunga in durata di tutto il secolo. Mm, mm. E questo già vuol dire tantissimo, no? Della intensità, della forza, oltre che si fa appunto a 27 gradi del segno dello Scorpione e del Toro, quindi in un asse di segni fissi molto potenti. Certamente, chi tra voi è così bravo da sapere se in quei gradi del toro, dello scorpione, ma anche del leone e dell'acquario ha un pianeta, aguzzi proprio le orecchie perché vi riguarda davvero in prima persona Sì, questo sì, sì. evento. Il fatto che tra l'altro questa eclisse dura 3 ore, 28 minuti e anche una 23 secondi parla che la sua azione sarà per ben 3 mesi e mezzo circa. Quindi immaginatevi, avevamo detto Eh, aprile, fino ad aprile, sì, sì, no? sì, sì, Che sì, sì. quindi l'azione di ciò che capiterà tra il 18, 19 e 20 novembre sarà in atto fino ad aprile del Mhm. Sì, quello che 2022. si deciderà anche, Sì, tanto a livello generale quanto personale. quanto personale. Quindi è molto importante, molto potente questa eclisse, e non solo, dà l'inizio al nuovo asse nodale che inizierà a partire dal E 22. 2022, cioè il nuovo asse nodale si sposterà dai segni gemelli Sagittario ai segni Toro Scorpione, e questa è la prima eclisse che dà il via, Mhm. perché già a dicembre Sì, ci sarà l'ultima un'altra eclissi. eclisse che è solare, Solare, però che sarà certo. nel segno del Sagittario, quindi ancora
tenendo in considerazione il vecchio asse nodale Gemelli Sagittario. Sì, poi le eclissi partiranno dal mese di aprile del 2022, vedi, Sì, di nuovo aprile. un'altra volta aprile, un'altra volta eclissi, un'altra volta un momento in cui questo toro scorpione riprende forza. Se c'è qualcosa che possiamo dire già subito in pochissime parole è che questo cambiamento di asse nodale dal Gemello Sagittario verso il Toro e Scorpione cambia una modalità di viversi tutto il popolo le cose che stanno capitando. Allacciamo le cinture. Sì, perché Toro Scorpione sono belli impegnativi, ma perché soprattutto fino adesso si è vissuto molto di comunicazioni, di idee, di concetti, no? Che cosa sta capitando? Diciamo, possiamo più o meno dire che di filosofia potremmo anche dire. sì, in parte sì, però se pensiamo da quando è nato questo nodo, che è esattamente 1 anno e mezzo fa, no? E se pensiamo che all'inizio di quello che si vuole chiamare pandemia, giusto, i nodi erano ancora Cancro Capricorno, Certo. no? Quindi toccava molto l'aspetto familiare, toccava Il molto popolo comunque ci sta perfettamente. popolo, famiglia, lavoro, attività sociale. Dopodiché, dopo poco tempo, sono subito passati a Gemelli Sagittario, quindi si sono sviluppati un sacco di concetti, un sacco di idee. Internet, la DAD. Esatto, tutto fatto in Cambiato la internet, comunicazione, in esatto, qualche ma modo. non solo per una persona, ma per Certo. tutti. Si sono anche raccontati un sacco di balle, classico del Gemelli Sagittario, sono nate le famose fake news che sono sempre esistite ma si sono palesate, no? Quindi una cosa molto forte è capitato con questo asse, che tra l'altro è l'asse della comunicazione e come tale può essere veritiera o può essere Non falsa. vedi, certamente. E quindi si sono palesate le fake news. E adesso andiamo all'asse dell'economia. La concretezza. Sì, ma soprattutto a livello generale si parlerà molto di economia, soldi, benessere del pianeta, il toro, benessere della terra. E quindi cambieremo completamente argomento come umanità per passare verso il toro scorpione. Ed inizia tutto adesso, in questa congiunzione, in questa eclisse così importante, così forte, così determinante del 19 novembre. Detto ciò, Dicevamo che una cosa che è abbastanza normale che possa accadere, visto che siamo comunque su un asse, quindi parliamo anche di relazioni in qualche Giusto. modo, che questo cambio dell'asse nodale può portare nella nostra vita qualcuno dal passato o qualcuno di nuovo, ma in entrambi i casi si tratterà di ricominciare o cominciare una relazione che avrà qualche cosa di importante, ci porta verso qualche cosa di nuovo o ci riporta verso qualcosa di vecchio, ma sarà importante, determinante nella nostra vita. Sì, qualcuno che viene dal passato per risolvere la situazione o qualcuno che arriva nella nostra vita di nuovo per rimanere. Ok? Quindi il passato viene A diciamo, sciogliersi in qualche a modo. sciogliersi, a chiudere i conti. E il presente, tutto ciò che si presenterà, no? Nei prossimi mesi è perché duri nel futuro. Nel tempo, certamente. E questo un po' il periodo in cui ci troviamo. Tra l'altro dobbiamo dire che capitano delle cose interessanti che non li svilupperemo tutti adesso in questo specifico momento, però quello che capiterà e che sta capitando già adesso è la quadratura, torna questa quadratura forte Saturno-Urano. La Venere è già entrata nel segno del Capricorno per rimanere per ben 4 mesi, che è tantissimo, che andrà avanti e indietro, che contatterà Plutone, che farà
la sua star point, e sul quale faremo un piccolo seminario, perché è talmente importante questo contatto, questa Venere, questa presenza, che le dedicheremo più ore per chi lo desidera fare. Oltre a questo, ecco, c'è questo cambiamento di nodi, quindi questo eclisse è un presagio molto forte, molto importante, giusto del momento che stiamo per vivere, e soprattutto di tutto l'aspetto economico, di tutto il debito pubblico. Anche si parlerà tantissimo dell'economia e dei debiti pubblici, tantissimo. Assolutamente. Volevo fare un piccolo appunto che questa luna piena, questa eclissi, avrà qualcosa, se volete pensare, se vi viene in mente, se non siete come noi che non ci ricordiamo cosa abbiamo fatto il fine settimana, ma potete tornare indietro con la memoria, Giusto. si lega a qualche cosa che è iniziato a maggio del 2021, quindi il maggio passato. Ciò che è stato seminato allora, che è iniziato, che ha cominciato comunque ad avere una parvenza di novità, in questa eclissi mostrerà tutta la sua potenza in qualche modo, quindi quello che si è riusciti ad ottenere, o se ci sono dei cambiamenti, degli aggiustamenti da fare, è il momento opportuno per farli, ma su qualcosa che riguarda il maggio 2021, Sì. che la luna nuova c'è stata a 21 gradi, per cui praticamente Sullo sugli stesso stessi gradi grado. quasi. Sì, sì, e soprattutto siccome questa eclisse lega molto questi segni, Toro, Scorpione, dobbiamo capire bene l'essenza di questi segni, no? Che cosa pretendono questi segni, e siccome in questo momento il Sole è nel segno dello Scorpione, quindi va a cercare la trasformazione, va a cercare, sono momenti non facili, difatti qua Anna sta respirando profondo, perché si passa per processi in qualche modo di agonia, no? Di Sì, lo scorpione è dolori. sempre associato alla morte. La morte non dobbiamo vederla come la fine di tutto, perché lo scorpione in realtà è morte e trasformazione, è l'araba fenice che muore ma rinasce dalle proprie ceneri. Per cui è qualche cosa, appunto, è il momento adatto per lasciare andare, per capire quello che posso lasciare andare anche. Sì, ma anche per tirar fuori, Certamente, prima lo devo no? tirare fuori, quindi lo Ecco. paleso e quindi Ma capisco, tirar basta. Quindi fuori tutto vuol ciò che è dire, tossico. esatto, lasciare andare. Quindi magari se ho un'emozione dentro di me, dentro il mio cuore, qualche peso nel cuore, e che sto mandando giù come fa il toro, no? Per tanto tempo, che sostiene, che trattiene, che sopporta. Questo è il momento veramente per liberarsene, ma mica solo questo. Abbiamo detto che dura per ben 3 mesi la sua azione e mezzo, quindi avremo anche Da altri ripulirci. mesi a disposizione per poter tirare fuori questa rabbia, no? Questo senso di agonia che non se ne può più, e che quanto prima l'ho buttato fuori meglio è. Quindi approfittate di questa eclisse così trasformativa, no? Perché è veramente, parla di un momento di trasformazione e di cambio enorme Sì, di dentro di noi. rigenerazione, perché poi se vogliamo lo scorpione che cos'è? Sono le fognature, d'accordo? Quindi che cosa servono? Per ripulire, Sì, per sì. ripulirci. E se i segni d'acqua in genere parlano di vita, no? Di energia vitale, perché Nasciamo nell'acqua. nasciamo nell'acqua, siamo fatti in un percentuale enorme d'acqua, e Siamo su un pianeta quindi che ha tantissima tantissima acqua, acqua. quindi questo sta coinvolgendo terra ed acqua, no? E quindi sta coinvolgendo questa forza vitale che Primordiale. sì, primordiale, che ci caratterizza, e che ha bisogno finalmente di fare un click e di venirne fuori. Ma soprattutto lo scorpione di che tipo d'acqua parla? Dell'acqua un po' putrida, diciamo, sono le paludi, Esatto, sono proprio... È dal l'acqua dove non riesco a vedere cosa c'è dentro. perché sono le palude, perché il nostro organismo, così come il nostro pianeta, ha anche delle Così palude, come la no? nostra psiche soprattutto. Tutto di noi ha delle zone ombre, no? Cioè ci sono parti del nostro organismo che si vedono benissimo, benissimo, e parti che non le vedremo mai, che sono proprio nascoste, che sono proprio completamente all'oscuro, e che anche per noi sono all'oscuro, no?
questo è il momento di far venire fuori quelle parti. Sì, quindi non vi spaventate se sentirete molto smossa l'emotività, anzi non la reprimete, ma cercate di tirare fuori quello che c'è dentro, perché tanto tutto deve venire a galla e le emozioni in modo particolare. E quindi parliamo di un periodo, come abbiamo detto, 18, 19, 20, che aprirà gli occhi del nostro futuro e potremmo quasi azzardare a dire del nostro futuro 2022. Assolutamente, Si assolutamente. parlerà per esempio molto anche del green, perché c'è questa energia toro scorpione, no? Come dicevamo, e nonostante al pianeta lo stiamo rovinando dai secoli dei secoli, quando adesso c'è questo passaggio Questo dei risveglio. nodi, c'è un risveglio, dice, oh, pensa, adesso dobbiamo Mi ricordare accorgo di cosa mi manca anche. cose che hanno detto da secoli e secoli, che la gente dice ma qua, ma su, ma giù. Oh, si sono risvegliati, ma pensa. E quindi, vabbè, lasciamo stare, però sarà così, soprattutto perché nel Toro c'è la presenza appunto di Urano. E Certamente. questo Urano sta risvegliando, no? Urano è il risveglio, quindi il risveglio delle coscienze, il risveglio delle coscienze di massa, no? Proprio è il momento in cui tutti dicono, oddio, com'è È il possibile? cambiamento dei valori, perché è questo che Urano sta chiedendo nel suo transito del segno del Toro, cambia i tuoi valori, cioè Giusto. quello che prima ti sembrava importante non lo è più, per cui vai oltre. Sì, sì, sì. E quindi diciamo che preparatevi per tutto questo mese, no? Datevi questa... Possibilità di sì. disintossicarti. Sì, giusto, è un mese perfetto, anche per magari fare una dieta, giusto. Assolutamente. Un momento in cui uno dice bene, adesso per una settimana o faccio i famosi digiuni, sì, benissimo, stupendo, perché è il momento in cui il corpo si sente pronto per eliminare le tossine, quindi Perfetto. sarebbe un momento stupendo per fare diete, per fare disintossicazioni, per lasciare andare pensieri, emozioni, meditazioni. Psicoterapia. Esatto, psicoterapia, tutto quello che sentite che vi può alleggerire anima e cuore. Certo. Bene, direi che abbiamo detto il nostro. Mi sembra di Vi sì. attendiamo per la Venere nel Capricorno, per i prossimi Eventi. transiti che saranno tanti, anche e soprattutto perché questa Venere contatterà il mondo mentre è nel Capricorno, contatterà Marte, contatterà Mercurio e poi Soprattutto Urano, Plutone. poi Plutone. Quindi sarà una Venere impressionante. Quindi vi aspettiamo per le prossime. Un bacio grande. Ciao ciao.